Ciao a tutti e bentornati a MTBT Mountain Biking Tube. Nel video precedente abbiamo scoperto il valore MHR, Maximum Heart Rate, anche conosciuto come FC Max, frequenza cardiaca massima. Se non avete idea di come calcolarlo, vi consiglio di guardare il video precedente, il link lo trovate qui sopra. In questo video andremo invece a scoprire le soglie, che sono importantissime per massimizzare e strutturare il piano di allenamento in base alla frequenza cardiaca. In tutta sincerità sarebbe stato molto meglio strutturare i piani di allenamento utilizzando un misuratore di potenza, ma dato che non ne posseggo uno, ho basato tutto sulla frequenza cardiaca. Nel caso abbiate un buon misuratore di potenza per mountain bike da consigliare a me e agli amici di MTBT, sarebbe bello se scriveste nei commenti qui sotto marca e modello. Le soglie in inglese vengono chiamate zones e sono rappresentate dalle etichette Z1, Z2, Z3 e così via. Se cercate in rete tabelle specifiche relative alle soglie della frequenza cardiaca, ne troverete un mucchio, ma quasi tutte con nomi e percentuali di soglia diverse tra loro. Fortunatamente il buon Ninetto Schurter, uno dei mountain biker più vincenti nella storia del cross country, in uno dei suoi video relativi alla preparazione atletica, mi ha mostrato la luce, pubblicando questa bellissima tabellina che tra l'altro si avvicina molto a quella di Emidio Olivetti, che dall'inizio di febbraio sta seguendo la mia preparazione atletica per la gara sui Sepik, che dovrebbe tenersi alla fine di agosto. Emidio è grande appassionato di ciclismo e cicloamatore da più di 15 anni. Con il suo canale YouTube, il cui link troverete in descrizione, offre un programma che prevede allenamenti specifici che sono proprio mirati all'allenamento di queste zone. Su www.mountainbikingtube.com nel menu app, il caro Pier ha preparato una magnifica tabellina. Mettendo l'età, per esempio 40 anni, vi verrà calcolato un FC Max indicativo ed in più, automaticamente, vi verranno calcolate le soglie relative. Se il vostro FC Max però è diverso dallo standard proposto, potete immettere nella casellina apposita il vostro FC Max personale. Io per esempio ho un valore di 173, schiacciando il bottone calcola le soglie, queste verranno ricalcolate. Questa magnifica tabellina mi dice che la mia zona Z1 è di 104 battiti al minuto, la Z2 di 121, la Z3 138, Z4 156 e Z5 173 battiti al minuto, dopodiché scoppio. Ma perché sono importanti le soglie? E qual è il guadagno che si ottiene allenandole? La zona 1 è la zona utilizzata durante la prima fase di riscaldamento per recuperare attività dopo intense giornate di allenamento o di gare e durante gli intervalli delle ripetute. L'obiettivo principale è stimolare il flusso di sangue fresco e ossigenato verso i muscoli in modo da eliminare tossine e far sciogliere i muscoli. Lavorare in questa zona aiuta a metabolizzare più velocemente l'acido lattico prodotto. La Z2 serve per aumentare l'efficienza energetica e la resistenza. Lo scopo di allenamento in questa zona è quello di rendere il corpo più efficiente dal punto di vista energetico, insegnandogli a risparmiare glicogeno. Il glicogeno è l'energia prodotta dai carboidrati quali riso, pasta, pane e verdure. Il glicogeno viene immagazzinato nel corpo per la maggior parte da muscoli e fegato. Poiché in Z2 si risparmia glicogeno, l'energia fornita in questa fase viene data prevalentemente dai grassi, quindi la zona ideale da mantenere per dimagrire. In Z2 si ha un aumento della quantità di sangue pompato per battito cardiaco, aumento del trasporto di ossigeno nel sangue e un aumento della densità capillare all'interno dei muscoli allenati. Il muscolo quindi avrà una maggiore capacità di usare l'ossigeno. La zona 3 viene utilizzata per migliorare la resistenza muscolare, la forza, la resistenza aerobica e potenziare la circolazione del sangue. Migliore sarà la resistenza muscolare, minore sarà la percezione di fatica durante lo svolgimento di gare lunghe tipo gran fondo. L'allenamento in Z3 produce molti effetti metabolici. Chi ha un programma a gran fondo molto lunghe dovrebbe curare particolarmente questa zona di allenamento. In zona 4 l'effetto allenante è più orientato alla produzione di forza e alla capacità dei muscoli di processare ed evitare l'accumulo di acido lattico. Questa zona viene anche chiamata soglia, all'interno della quale non si ha accumulo di acido lattico nel sangue ed è importante da conoscere per definire il target dell'allenamento e ridurre l'affaticamento. La Z4 è la zona da allenare per migliorare la resistenza muscolare, per sviluppare la soglia del lattato,
ma solo se la si utilizza correttamente. Infatti troppo lavoro in Z4 in una settimana potrebbe non portare ad un reale miglioramento, ma solo ad un aumento generalizzato della fatica. L'energia utilizzata non è più a base di grassi, ma quasi esclusivamente a base di carboidrati. La Z5 è la famosa zona VO2 max ed indica il massimo volume di ossigeno in millilitri che il nostro organismo può usare per ogni chilo di peso corporeo. È un fattore importante, poiché maggiore è la quantità di ossigeno utilizzabile, minore sarà lo sforzo fisico a parità di intensità dello stimolo. La Z5 è caratterizzata da sforzi molto intensi, duri ed affaticanti, ma che sono anche tra i più utili per i ciclisti. Ripetute in Z5 hanno un effetto allenante mirato prettamente alla forza, incrementando anche la muscolatura. Per la maggior parte degli atleti di resistenza, come per esempio le gran fondo o gare con lunghe percorrenze distribuite in più giorni in sequenza, è fondamentale allenare questa soglia che si avvicina al limite massimo della resistenza. L'allenamento in questa zona favorirà un innalzamento del valore di VO2 max, innalzamento della soglia anaerobica, aumento della rimozione dell'acido lattico, riduzione della produzione dell'acido lattico e maggiore tolleranza al dolore dell'acido lattico nei muscoli. Questo tipo di allenamento dovrebbe essere eseguito al massimo 2 volte alla settimana e generalmente essere preceduto e seguito da un giorno più facile, con zone Z1 o Z2. La zona 6 è nota come zona di capacità anaerobica ed è caratterizzata da sforzi quasi massimali che richiedono molta perseveranza mentale e fisica. L'intensità di lavoro produce un'elevata quantità di acido lattico nei muscoli a causa della rapida combustione del glicogeno. La zona 6 non solo facilita la costruzione del motore anaerobico dell'atleta, ma migliora anche la capacità di riprendersi da sforzi intensi in breve tempo. Questa è un'abilità particolarmente utile per qualsiasi tipo di ciclista competitivo, poiché i cambiamenti di ritmo in gara sono improvvisi, spesso inaspettati e si verificano più di una volta. Ed infine abbiamo la Z7, che è la zona di allenamento più alta della scala e dalla minima durata, massimo circa 20 secondi. È essenzialmente una zona di sprint. La Z7 è una zona di intensità di livello molto elevato. L'allenamento quindi dovrà essere sostenuto da una solida base di forza e forma fisica. E con questo è tutto, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!